Perché dopo le feste è sbagliato saltare i pasti e usare i sostitutivi, lo spiegano, bene, gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità. Passata l'Epifania, che tutte le feste, ma non gli avanzi, si porta via, restano pandori panettoni, cioccolatini e toroncini vari a ricordarci abusi e stravizi alimentari appena trascorsi. Come se non bastassero quei bottoni che tirano e i pantaloni decisamente più stretti in vita. Perché il problema del 90% degli italiani, con l'inizio del nuovo anno, è solo e soltanto uno: rimettersi in forma e perdere quei chiletti accumulati. Vale a dire, digiuno forzato nella maggioranza dei casi o pasti sostitutivi. E allora via i sistemi fai da te, più semplici e immediati. Nella speranza che vivendo con meno di 100 calorie al giorno per una settimana o due, si perda velocemente tutto il grasso accumulato. Ma nutrizionisti e dietologi mettono in guardia da anni: non c'è sistema più sbagliato del digiuno per tornare in forma. A fare chiarezza, in particolare, sono gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità in partnership con l'ADN Cronos Salute, con delle pillole anti-fake news dedicate alla corretta alimentazione dopo le abbuffate sotto l'albero. Cosa succede se saltiamo i pasti? È pensiero comune, spiegano i ricercatori, che saltare pranzi e cene sia un metodo valido ed efficace per perdere peso, e purtroppo questa pratica viene sperimentata da molti. Si crede che privando l'organismo di calorie e nutrienti durante la giornata si avrà una riduzione della massa grassa. In realtà quello che accade è l'opposto: il corpo, privato di cibo, va in allerta e rallenta il dimagrimento. Quando si salta un pasto avviene un fisiologico calo di zuccheri nel sangue, con due conseguenze importanti. In primo luogo, il cervello è spinto a desiderare cibo, con un senso irrefrenabile di fame, e soprattutto, ciò che aumenta è il desiderio di carboidrati per mantenere gli zuccheri a valori normali. Perciò, dopo aver saltato un pasto, non solo si arriva più affamati a quello successivo, ma si ha la tendenza ad abbuffarsi di cibo spazzatura. Nessun pasto sostitutivo è davvero equilibrato e sano. In alternativa al digiuno, molti ricorrono a barrette energetiche e a pasti sostitutivi. Anche in questo caso occorre fare molta attenzione, avvertono gli esperti dell'IS. Nessun prodotto dovrebbe sostituire, se non per periodi limitati e all'interno di un regime dietetico ipocalorico controllato, un pasto completo. Il mix di vitamine e micronutrienti presenti nei pasti sostitutivi non riproduce sulla salute tutti gli effetti di una dieta sana e bilanciata. In commercio esistono più di 4.500 opzioni, tra integratori, barrette e bibite, ma nessuna di queste rappresenta un valido sostituto in una dieta sana e bilanciata. Possono sicuramente vantare buone proprietà nutritive per composizione ed essere utilizzati con altri scopi, ma difficilmente hanno la completezza di un pasto equilibrato e sano. I cibi sono molto complessi dal punto di vista nutrizionale per essere riprodotti in laboratorio ed è impossibile inserire tutte le sostanze in essi contenute in una compressa, tavoletta o soluzione. Gli integratori, spiegano gli esperti, sono utili in caso di aumentato bisogno di alcuni nutrienti, come accade in gravidanza per l'acido folico. In caso di abbondanti flussi mestruali per il ferro o in certe condizioni, quali osteoporosi, per la vitamina D o per la vitamina B12 nella dieta vegetariana. Attenzione all'abuso di integratori. È poi bene ricordare che gli integratori possono dare interazioni con alcuni farmaci e che l'eccesso di taluni nutrienti, ove gli integratori non vengano usati secondo le modalità d'uso indicate in etichetta, potrebbe avere effetti negativi sulla salute. Questo si raccomanda di valutare con attenzione l'assunzione di integratori, consultando il medico, e di leggere sempre con grande attenzione l'etichetta in cui è descritto, dettagliatamente, il contenuto della confezione, concludono.